Ragazzi, buongiorno a tutti. Buongiorno. Domenica, sono le 9 del mattino, la città ancora dorme. Io e Rita siamo già a passeggio alla scoperta di Sigishoara. Davide è voluto rimanere in camper, ha una riunione con i compagnetti, c'ha l'insalata di riso, l'aria condizionata accesa, tranquillo. Abbiamo i telefoni, la città è piccolina, in un paio di minuti sarei in camper. Ok, andiamo a scoprire questa città medievale, patrimonio dell'umanità. Prima di tutto vi facciamo vedere la cittadella medievale. È ancora il cuore storico della città. Più tardi qua ci sarà tanta gente, guardate, stanno organizzando tutto, tutti gli stand, tavoli, fanno da mangiare e stiamo già passeggiando nella città medievale con tutte queste case colorate, è davvero bello. E poi si festeggia, si celebra qui proprio una, come si chiama? Una festa medievale, quindi ci saranno tutti e le persone vestite con gli abiti dell'epoca. Siamo ancora nel centro storico medievale e qua c'è la torre dell'orologio qua davanti a noi, guardate che bello. Vedete qua le persone cominciano a vestirsi. Oh, stavo riprendendo in diretta un disastro di un'anfora, anzi l'ho ripreso. Comunque stavo dicendo che si vestono già con abiti medievali. Noi stavamo andando da tutt'altra parte, ma quando mi hanno parlato di questa città e quando ho visto le fotografie non ho potuto rinunciare. È una vera chicca.
è patrimonio dell'umanità non a caso, è stupenda. E comunque adesso stiamo andando a vedere là dove è nato la casa natale di Vlad l'Impalatore. E questa invece è la famosissima scala coperta, costruita nel 1642, ragazzi. 1642, Rita. Faceva vittime qua, Dracula. In questo... In questa scala. Fa paura? Minchia. Pazzesca, 1642, Rita. Inquietante. Questa scala c'ha 400 anni. Questa costruzione probabilmente è una facoltà di teologia, credo, e ha 500 anni. In cima sulla scalinata coperta troviamo questa chiesa gotica che ho appena filmato, bianca, bellissima, con un piccolo cimitero attorno e poi con una bellissima vista, quindi saliamo alla ricerca di questa vista. Era da tempo che non passeggiavo in una bomboniera così. Allora, questa era una chiesa cattolica in stile gotico, consacrata a San Nicola, pare del 1429, ma ci sono diverse correnti di pensiero. Seicento anni per questa chiesa gotica a 3 navate, bellissima. Tutto odore di antico. Ma veramente dovreste sentire l'odore che c'è qui. Profumo di centinaia d'anni. Guardate anche queste panche, che vecchie che sono, che antiche. Questo è il monumento. Pare che questo sia il monumento più prezioso della città di Sighisoara. Questo era un posto assegnato, dedicato a Ferdinand Roth. E mi siedo un pochettino qua. Nella volta della torre ci sono 14 tombe. Nell'anticamera a fianco delle navate troviamo 3 scudi in legno scolpito del re Mattias Corvinus, di sua moglie Beatrice e del principe Stefano. Ma la moglie di Corvinus non è Ritus. Qui è Beatrices. Vabbè, adesso scendiamo anche nella cripta. Questo è il cimitero evangelico della città. In una città così antica è tutto un monumento, anche il cimitero. Sì, cimitero monumentale.
Non c'è niente lì? Niente da registrare, Rita, proseguiamo. Nel frattempo che abbiamo fatto 2 passi e stavamo scoprendo le bellezze di questa città, abbiamo incontrato Enrica e Gregory. Di dove sei? Provincia di Brescia, Valle Camonica, ma vivo in Belgio. Modena. Non li ho mai visti da sotto di Comunque ragazzi, 2 chiacchiere, una piccola bevuta e adesso loro riprendono il loro viaggio, noi il nostro, continuiamo a visitare la città. Ciao. Ciao. Adesso dovremmo essere vicini alla casa natale di Vlad. Chiediamo dov'è, ma dovrebbe essere proprio qua. Vedete, qua si dice che sia nato Vlad l'Impalatore, è diventato un mezzo ristorante e comunque poi si può entrare e visitare qualcosa. Si dice che sia nato qui. Quindi sopra c'è la stanza dove si pensa che sia veramente nato Vlad e hanno allestito questa pagliacciata che fa ridere. E qua sotto un negozietto di souvenir. Comunque questa è la casa dove si pensa che sia nato, quindi almeno quello. Poi il resto è tutto una giostra. La cosa più assurda è un uomo che sta dentro una bara con una maschera tutto il giorno coricato e quando passa qualcuno si alza e li fa spaventare e vive lì dentro, sdraiato al buio. Quindi consigli per non perderci nulla di questa strepitosa cittadina medievale, patrimonio dell'umanità, erano la cittadella medievale, ci siamo passati. La torre dell'orologio l'abbiamo filmata dall'esterno, ma forse si può salire. La casa di Vlad era questa, la scalinata bellissima del 1400, la chiesa sulla collina l'abbiamo vista e anche la cripta. C'è la torre dei Fabbri e altre torri. 14 torri difensive e poi basta, e poi passeggiamo qua, pranziamo e ce la godiamo. Altri 40 lei e saliamo sulla torre, però vediamo un bellissimo panorama, senz'altro.
Questo è il plastico di questa meravigliosa cittadina, davvero meravigliosa, Sighisoara. Quella l'abbiamo visitata prima, dopo che abbiamo fatto gli scalini, quella scalinata famosa. Che città belle, medievali, che storie. Chirurgici. Quale si dice? Piccolino. Mobili del XVII secolo, quindi 300 anni fa. Davvero un bel museo. E poi c'è il meccanismo dell'orologio, guardate che bello! Moto perpetuo, questo non si ferma mai. Con tutti gli ingranaggi stupendi. Le statue che vengono fuori dipende dall'orario? Sì. Polo Nord, 3975 km. Questa è la monumento a Vlad Tepes 1431-1476. Siamo seduti a tavola e abbiamo ordinato una polenta berrita perché ci sono 40 gradi, Fresco. polenta con È formaggi, tipico rumeno, io volevo un piatto tipico. e io invece ho preso un goulash con, patate e manzo. Ok. Che ne dite? Vi è piaciuta questa cittadina? Borgo, Rita mi ha corretto, questo borgo è bellissimo.
E poi siamo stati fortunati perché abbiamo beccato proprio il periodo di questa, mi viene manifestazione, Rita. È la festa. Una festa, il periodo di questa festa medievale, bellissima. Sono arrivati i piatti, questa è la polenta di Rita e questo è il goulash mio, con carciofi se non sbaglio, patate e manzo. Buon appetito Rita e cin cin. Forse non ho proprio azzeccato il piatto ideale perché bollente e piccante, ci sono 35 gradi, sto mangiando e gocciolando, c'è un caldo spaventoso e questo bollente che non riesco a mangiare, l'ho servito nel pentolino bollente. C'è caldo? C'è caldo, eh? Pranzetto finito, passeggiata a Sighisoara finita, adesso rientriamo in campeggio e ce ne andiamo in piscina. Che ne dici? Sì, ottima idea. Tanto abbiamo visitato quello che c'era da visitare, va bene, basta così. Sì, C'è caldissimo, principali e poi basta. c'è caldissimo e andiamo a farci un bagno. Basta un po' di vegetazione. Bellissima mattinata e pomeriggio. Adesso ci facciamo un caffettino, Rita, Sì. e poi andiamo in piscina. Ok? Dato al fresco in camper. Si è annuvolato per fortuna, ma in piscina si sta molto bene, quindi ce la godiamo un'oretta. Prossima domanda. A cosa state giocando? Stiamo giocando, dobbiamo dire 3 cose in 5 secondi. Adesso vi facciamo vedere. Rispondere alla domanda. Dimmi 3 invenzioni italiane famose. Ehi, La Gioconda. La Gioconda. non è un'invenzione. Vabbè, è stata inventata. La bandiera, la lampadina e la macchina. La lampadina. Tu sei stato inventato, ma come ti hanno inventato? Io ero un'invenzione importantissima. Comunque si sta bene in piscina senza sole, bellissimo, c'è fresco, precipitate le temperature, credo ci siano intorno ai 25 gradi e c'erano 35 stamattina e ieri. Salute! Cin cin, grazie al papi che ci ha comprato il gelato. Hai visto? Hai visto? Che bravo! Furby. Aspetta. Ok. Eccoci. Dopo la piscina andiamo a farci una bella doccia e poi prepariamo il barbecue. Dalla piscina alla doccia alla teglia è un attimo qui dai camperado. Ma non è tutto perché adesso esco, tolgo il barbecue dal gavone e arrostiamo. Mangiamo qua dentro. Stavo pensando di andare di là dove c'è il barbecue, ma è un casino, devi portare buste, poi ti manca qualcosa, devi farti 200 metri per tornare qui. Arrostisco fuori e mangiamo dentro il camper con la TV, comodi e tranquilli. Tanto di sera le temperature scendono e si sta bene. Si sta bene, sì. Sì, è vero. Approvi? Approvo. Ok. Preparo le melanzane da grigliare. Ci arrostiamo prima dei peperoni che sono buonissimi, spellati e conditi, poi delle melanzane e poi 2 bistecche, una un controfiletto e una... Questo è il controfiletto, questa è la costata. Sì, guardate che bella. E guardate che morbida. È arrivata anche la Rita col pezzo da 90, con l'artiglieria pesante, le solite melanzane grigliate. Doverose. Per forza, abbiamo detto che noi quando accendiamo una griglia le melanzane le dobbiamo mettere. I peperoni possono anche mancare, ma la melanzana... Ti giro un po' i peperoni. Io li metterei proprio No, di là. aspetta. Ah, così va bene. Sì, Lascia no? così, dai. A Queste tempo ci stanno così di lungo? Sì. Sì, però... Sì.
Il cielo non promette niente di buono e domani dovrebbe addirittura piovere. E noi dobbiamo fare delle lavatrici assolutamente. E forse c'è solo la lavatrice in camping e non l'asciugatrice, un grosso problema. Un profumo, ragazzi, c'è un profumo. Madonna, queste melanzane fanno un profumo assurdo. Prima di tutto mettiamo la costata, va bene? Va bene. Guardate questa carne. Adesso andiamo di controfiletto. Mamma mia, il controfiletto, già è buono il filetto, questo forse è ancora migliore. Questa Davide è pronta. Perfetto. Questa per noi va più che bene, se no si asciuga. Lasciamo quel pezzettino per mamma che non sa mangiare la carne. Esatto. Glielo lasciamo qui, che a lei piace molto più cotta, e quella la togliamo fra un secondo. Abbiamo finito, questo pezzo piccolino è per Rita, se lo toglie lei più avanti e adesso togliamo noi il controfiletto, che è pronto. Operativissimo. Pronti. A tavola. Tavola. Quindi vi faccio vedere la carne e tutto il resto che abbiamo arrostito. Peperoni, melanzane, controfiletto, costata e Rita aveva fatto anche delle verdure al forno. Buon appetito ragazzi, mi siedo e cosa dite? Mi attira? Ci vediamo domani. Buona serata a tutti e buona cena. Ciao! Un giorno arrostiremo anche insieme. Con qualcuno è capitato. Ciao ciao.